Questa è la mappa della Colombia che si trova sul sito del governo australiano. Le zone in rosso sono quelle da evitare. Per capire la situazione, questa è la mappa dell'Italia presa dallo stesso sito e questa è quella dell'Europa. Un po' allarmistico il sito? Non saprei, è sempre difficile stabilire il reale livello di pericolo perché il percepito può essere molto diverso. Da quando siamo in Colombia abbiamo attraversato diverse regioni del paese, da quelle più centrali e montuose a quelle costiere. E a parte qualche situazione spiacevole nelle grandi città, una in particolare, non possiamo dire di aver vissuto esperienze pericolose. In questo video però entriamo nella macchia che sulla mappa è considerata rossa. Per viaggiare qui abbiamo deciso di cambiare alcune delle nostre abitudini. Oggi andiamo insieme a scoprire Popayán, la sua storia, le sue prelibatezze, ma parliamo anche del perché di quel rosso Do Not Travel sulla mappa. Abbiamo una nuova dipendenza. Mamma mia. Ciambelline di mais col formaggio. Mamma buono. Buongiorno. Buongiorno ragazzi da San Agustino, oggi siamo venuti al mercato. Allora, proprio all'ingresso io ho appena notato, perché c'ho l'occhio ragazzi, che qua c'è il banchetto con delle bevande particolari, ma una soprattutto è molto interessante, che è questa. Diciamo dopo? Revitalizador sexual. Ah, capito. Ah, c'hanno i beveroni Angela. Ah, addirittura Jugos Poderosos. Devo dire che ce l'hanno un po' questa cosa, sono molto attenti perché abbiamo visto anche il gelato con scritto afrodisiaco, anche le bibite, i succhi di frutta, i frutti afrodisiaci. Insomma, sono un po' fissatini su questo punto, devo dire. Che credi qua al testosterone? Somos un pueblo caliente. Caliente a 1000 il testosterone, quando scende a 900 subito a 1000 tenemos vabbè. Questo è il mercato ragazzi, mercato coperto, piccolino ma colorato. Per restare in tema poi all'ingresso vendono gli scopini. Che tema, scusa? Qual è il collegamento? Lo scopino, vedete lo scopino ragazzi, questa parte è tutta fatta a mano, questa la volevo sul cubetto. Sembra un po' grande forse. Sto vedendo di comprare un cappello nuovo. Sembra un po' grande o sbaglio? No, non sbagli. Dove lo mettiamo sto cappello più che altro? Ragazzi, voi sopportereste un video con Paolo con questo cappello per 30 minuti? No, questo è un po' stretto. Questo è un po' stretto. E poi non copre abbastanza dalla luce del sole. Però non sono male. Questo non è male. Ci pensiamo. Devo dire che tutti i mercati che stiamo trovando in Colombia sono ordinati, puliti, precisi, tutta la frutta disposta in modo perfetto. Alcuni sembrano proprio dei quadri da fotografare come questo banchetto. Qui ragazzi abbiamo la panela, questa è la panela naturale al 100% che si vende qui in Colombia e la troviamo sempre al bar. È uno zucchero grezzo in pratica, che sa un pochino di miele, quindi è un dolcificante molto buono. Da solo senti benissimo il sapore, proprio quella mielosità. Non vi dico il profumo che c'è di frutta e verdura qua dentro ragazzi. In questa seconda zona del mercato tutti i banchetti sono ricoperti da un tetto, in questo caso è fatto di foglie di palma. Questo invece con questa lanuggine che è stranissima da vedere. Buonissimo sapore. Buenísimo porque eso no se fumiga. Come si chiama? Ujuku. Wow. Le chuguas sono piccoli tuberi originari delle Ande sudamericane. Il sapore tende a essere pepato e leggermente pungente, molto diverso da quello della patata. Nella cucina andina vengono consumate, bollite, arrostite in zuppe e minestre e perdono parte della loro nota pungente con la cottura, diventando più dolci e morbide. Sono considerate un alimento molto nutriente, ricco di carboidrati complessi, vitamina C, antiossidanti e fibre. Erano consumate già prima dell'arrivo degli spagnoli e fanno parte della biodiversità agricola delle Ande, tuttora mantenuta dalle comunità indigene. Sempre sconvolgenti le dimensioni del platano in questo paese, sono giganteschi. Il mercato è piccolino ragazzi, però ci sono decine di ristoranti come questo per esempio. Qua addirittura hanno la carne e qua si vede com'è appesa, ci sono anche le salsicce qui appese, anche da questo lato, anche il pesce.
La cosa bella è che su tutti i muri ci sono i murales e quindi c'è questo colore su tutte le pareti. Qui ad esempio c'è un bradipo e quello invece che è il muro del bagno è tutto colorato. Io mi perdo tra i banchetti della frutta e perdo anche Paolo, come vedete non c'è. Io so già dove è andato, perché prima entrando abbiamo visto che c'era il signore che faceva il caffè, di sicuro lo trovo lì. E infatti ragazzi, eccolo lì. Torna il momento sniffa il caffè. Questo è bello forte. Questo lo fanno qui. Sì, perché anche questa zona è zona di caffè, quindi anche qui si coltiva. Guarda, il ragazzo ha detto che lui stesso Così di lo pronto produce. gusta sì? Ah, i succhi direttamente. Il succo di canna fatto con questo aggeggio in legno, bellissimo. Una cosa che ho notato qui in Colombia è che molto spesso i manichini hanno queste forme che tendono a sottolineare in particolare una parte del corpo, in questo caso con forme molto tondeggianti. Stamattina ragazzi siamo venuti a ritirare un po' di soldi alla Western Union. Allora, cosa è successo? In pratica abbiamo finito i contatti che abbiamo portato dall'Italia, quindi tutti gli euro in carta che avevamo sono quasi finiti, praticamente finiti. E visto che siamo verso la fine della Colombia, la cosa che ci conviene di più fare è trovare, diciamo, anche metodi alternativi rispetto al prelievo con l'ATM. Il metodo migliore in Colombia, ma anche in Sud America in generale, da quello che abbiamo capito, è quello di cambiare direttamente contanti. Si ottiene il cambio migliore in assoluto. Avendoli finiti avremmo dovuto fare un prelievo con l'ATM. Il problema è che non andiamo a prelevare tantissimo. Gli ATM hanno questa tassa fissa su qualsiasi prelievo tu faccia, di 4-5 euro, quindi non ci sarebbe convenuto tantissimo. In più il cambio sta un po' calando, il cambio euro pesos, quindi abbiamo trovato questa alternativa del Western Union. In pratica si spedisce una somma, facciamo finta 100 euro, si spediscono tramite il sito di Western Union in Colombia con un cambio abbastanza vantaggioso e per la prima transazione con 0 commissioni. Bisogna poi andare alle agenzie Western Union per ritirare questi soldi che sono stati spediti, in questo caso da me verso Angela che sta appunto ritirando questi soldi. Quindi è la prima volta che facciamo questa cosa, potrebbe essere una buona soluzione. Vediamo un po', ci sta mettendo un po' in realtà, non è proprio una cosa immediatissima. Vediamo come va a finire. Intanto si è fatta un po' di coda. In realtà questa fa un po' di tutto, diciamo che ha diversi servizi, tra cui una banca e altri servizi, tra cui Western Union. Si vede lì il cartello, ce ne siamo accorti ieri. Ce ne sono tantissime di queste agenzie, tantissime, alcune sono ufficiali, alcune sono come queste, appunto dei punti dove andare a fare alcune operazioni. Ok, sistema. Ah, ok. Niente, sistema un po' bloccato in questo momento. Comunque ragazzi, allora, queste agenzie sono utilizzatissime anche perché in tanti posti nel mondo, ma anche in Italia, tante persone lavorando all'estero spediscono i soldi al proprio paese e quindi le persone del posto si recano in queste agenzie per appunto andare a ritirare soldi che vengono spediti dall'estero. Missione compiuta, ce l'abbiamo fatta, si bloccava il sistema, quindi per 3-4 volte abbiamo dovuto rifare la registrazione da capo. Un po', sì, un po' lenti. Un po' di impronte da prendere un paio di volte, però alla fine ci siamo riusciti, gentilissima la signorina, quindi questa potrebbe essere un'ottima opzione. Ecco la nostra macchinetta di oggi. Questa qui ci porterà oggi a Popayan. Ho sbagliato, non è questa. C'erano i signori davanti. È questa. Traino sul tetto. Anda avanti, quasi tutto pronto. Il signore sta coprendo con quel bel sacco nero tutti quanti i bagagli sul tetto, perché mi sa che prevedono pioggia. Adesso non sembrerebbe, ma non si sa mai. Dopo un primo pezzo normale ragazzi siamo finiti nello sterrato. Passando in mezzo al parco nazionale di Puracé, dove passano anche questi mega camion. Siamo fermati. Almeno oggi non
non sta piovendo. Comunque ragazzi, questa tratta bella lunga l'avremmo fatta anche volentieri di notte, ma in realtà siamo in una zona rossa dal punto di vista della sicurezza, ne abbiamo parlato nel video precedente, quindi sono sconsigliati i viaggi di notte. E poi, visto anche la condizione della strada, meglio così. Dobbiamo ancora fare il pezzo peggiore. Camion, autobus, anzi 2 camion e un autobus. Bella trafficata. Ai ai ai, bloccati, qua è stretta. Qua è stretta. C'è un camion dall'altro lato. Sta facendo marcia indietro. È arrivata anche la pioggia. È tornato l'asfalto finalmente. Finalmente una bella pausita qui, siamo fermati in queste casette verdi, possiamo andare un attimo in bagno. Comunque ragazzi, con noi sono venuti anche dei pulcini, perché tutto il tempo sentiamo piu 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 piu. Adesso voglio vedere dove sono questi pulcini. Sono dentro, sai, nel baule. Qua dietro? Poverini. Ah, me gusta molto. Sono le 11:30, in realtà tutti quanti stanno mangiando, quindi a quest'ora già si mangia, noi invece aspettiamo un pochino, abbiamo preso soltanto un caffè. Comunque interessante anche vedere cosa c'è qua dietro. Andiamo in bagno, dietro la casa verde ci sono, eccoli qua, belli puliti, con il gabinetto, sono anche 2. Io sinceramente avevo il dubbio, adesso abbiamo controllato ragazzi, stamattina siamo arrivati a 3200 metri e adesso stiamo scendendo. Siamo a 3000 qua comunque. Qua 3000? Sì, Ecco. perché mi dice la mappa qua 3000 proprio. Porca. Arrivati ragazzi, arrivati sani e salvi, tutto coperto, adesso il ragazzo sta tirando giù tutto quanto e via, si va a Popayan. Paolo sta dando una mano a scaricare. La signora trasporta pietre, non so cosa stava portando. Muta, però poi trasporta un saccone enorme. Allora, siamo fatti lasciare tipo a 1 chilometro dal posto che abbiamo prenotato. Questa vabbè, è una strada bella incasinata e puzzolente e noi entriamo verso destra. Prego per chi? Grazie. Ecco qua ragazzi, il tempo di arrivare siamo fiondati in un ristorante, abbiamo preso il piatto completo, eccolo qua, con questa che è una zuppazza, che ragazzi solo questa vale quanto un pranzo e questa è la cena evidentemente. Buon appetito. Non ci posso credere ragazzi, un signore è venuto al ristorante a cantare Battisti in spagnolo. Che spettacolo! Chissà, 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 chissà cosa, chissà cosa giusto in tempo ragazzi, è arrivata la pioggia, questa è bella grossa. Il posto in cui dormiamo è questo, già abbiamo le chiavi, prima abbiamo fatto il check-in, quindi ecco il posto dove stiamo, non è per niente male, c'è tutto questo ingresso. Ah, che goduria, siamo al riparo. Questa è la nostra stanza, c'è la corte interna, anche la cucina, ecco, però è tutto aperto, quindi piove anche nel cortile. Questa è la stanza, invece accendiamo la luce e niente, ci è capitata questa stanza bella grande anche con i 2 letti a castello, quindi tutta per noi. Oggi è spuntato il sole, quindi ne approfittiamo, stiamo facendo colazione proprio qua al sole, io mi sto anche asciugando i capelli che ho appena lavato stamattina. Quanta luce stamattina, sono accecato Sì, ho visto che hai già messo il cappellino, colazione inclusa qui in questo posto.
Alfred Hitchcock. Ecco qua. L'incubo. La bambina sta lanciando il mais. E ora passa il signor gelataio a cacciarli tutti. Siamo nel centro adesso di Popayán, che è chiamata la città bianca. È facile capire perché tutti i muri sono ricoperti di calce e con il sole si illuminano ancora di più, quindi fa ancora più effetto questo centro storico, che è uno dei più grandi di tutta la Colombia, e questa è anche una delle città più antiche del paese, perché è stata fondata nel 1537. Lo stesso fondatore anche delle città di Cali e di Quito. Era una città molto ricca per due motivi. Il primo, che vennero portati qui cavalli e bestiame e nacquero quindi delle haciendas dove si allevavano questi animali. Il secondo motivo è che vennero trovate delle miniere d'oro. Questo ovviamente attirò moltissime persone nobili dalla Spagna che vennero qui, si trasferirono qui e costruirono molti degli edifici che vediamo ancora oggi. Tutta questa ricchezza però avvenne sulle spalle degli schiavi che vennero importati qui per fare i lavori più duri sia nelle haciendas che nelle miniere. Infatti nel momento in cui si sviluppò l'indipendenza di questa città e la schiavitù venne vietata, questa città entrò in un momento davvero di declino e buio. La sua fortuna però era che durante gli anni del colonialismo era stato investito moltissimo e qui infatti si trova una delle università più importanti di tutto il paese. Fantastico, il signore qua fa delle foto con questa vecchissima macchina fotografica. Ah, bellissima ragazzi, le fa in bianco e nero. Año 1920. 1920 sta qua. Oh, incredibile. Siamo arrivati a questo che è il Ponte dell'Umiliazione. Nome interessante, devo dire la verità. E questa umiliazione viene dal fatto che in antichità, prima che esistesse proprio questo ponte, le persone per andare in centro dovevano salire una serie di scale, scalini o comunque una bella salita ripida e arrivavano in cima verso il centro del paese, così, esattamente così. Tipo con la testa bassa, stanchi e molto affaticati. È per questo che venivano chiamati tipo gli umiliati, l'umiliazione, ed è proprio da lì che viene il nome del ponte che è stato costruito. C'è addirittura un tocco italiano ragazzi, perché questo ponte è stato progettato proprio da un frate italiano e questo ponte appunto era l'unica via di accesso verso il centro del paese. Popayán si trova a 1700 metri di altezza, ci troviamo sulla cordigliera centrale, ma la posizione in cui si trova è molto pericolosa, perché pensate che è una delle zone più sismiche di tutta la Colombia. Siamo su delle faglie attive che si muovono costantemente e quindi ci sono stati moltissimi terremoti nel corso della storia di questa città. L'ultimo nel 1983 che ha distrutto buona parte del centro storico, che poi è stato ricostruito e rinforzato, come questo ponte che è rimasto però in piedi, ma hanno dovuto rinforzarlo per evitare poi che in futuro possa subire dei danni. Qui stanno preparando le tipiche empanadas del posto che sono fatte con le noccioline. Guarda qua ragazzi come le fanno. Ecco, prima schiacciano la pallina e poi la riempiono con, ecco qua, poi la vanno a riempire con la pasta fatta con le noccioline. Sono piccine ma sono molto belle. Dopo averle viste fare non potevamo non assaggiarle. Queste sono tradizionali proprio di questa città di Popayán e la particolarità è il ripieno, perché c'è dentro la patata rossa e le arachidi e vengono servite anche con una salsa piccantina di arachidi, quindi adesso le assaggiamo subito appena fritte proprio. Ho messo la salsa ragazzi, ho messo un sacco un po' di troppa, salsa secondo piccante. me, questo è l'errore solito. Però bisogna provare tutto fino in fondo. Sei rimasto senza parole.
Non è troppo piccante, non è troppo dolce, sono buonissime. La parte migliore secondo me è il fatto che il ripieno rimane morbido, quindi appena fritto è così bello morbido e l'esterno invece è croccante, quindi c'è questa differenza tra interno e esterno. Esterno è fatto di mais, farina di mais, e quindi tipico delle empanadas classiche un po' di tutta la Colombia. Invece il ripieno è diverso e infatti il cibo di Popayán è considerato patrimonio dell'umanità. Bellissimo vedere come fanno le cose tipiche del posto. Questi per esempio assomigliavano anche a dei ravioli, certo fritti con il mais e con un ripieno diverso, però sembravano dei ravioli più o meno. Perché mi hai portato qua, Angela? Perché era bellissimo. Questa è la mini Popayán, è tipo la mini Italia, capito? Hanno fatto tutto in scala 1:14 e questo ad esempio è il ponte che abbiamo visto prima, no? Il ponte del Mirador. Dei nani? Sì, questa casa è minuscola, è tutto piccolo, anche la chiesa là sopra è tutto più piccola. Mi sembra una cosa carina che hanno fatto. Oddio, ci sono anche dei balli in questo momento. Ecco, tutto veramente in miniatura da questo lato. Ci sono due viette, poi si va verso la piazzetta centrale dove sono tutti quanti in movimento con la musica a palla. Perché ci sono tutte le generazioni che ballano insieme, dai più giovani a quelli più anziani, tutti qui insieme a ballare queste musiche tradizionali. E nel frattempo da questo lato si fanno le empanadas. Oye, compa José, tráete tu acordeón, que hoy se viste la fiesta de cumbia y de tradición, que hoy se viste la fiesta de cumbia y de tradición. Siamo saliti sul Morro del Tulcán, che è la collina che si trova proprio sopra la città, e da qua abbiamo tutta la vista dall'alto su Popayán e si vede ancora meglio perché è chiamata la città bianca. Tutto il centro storico è bianco e è costruito tutto quanto sopra un terreno vulcanico, perché proprio a 27 km da Popayán c'è uno degli stratovolcani più attivi di tutta la Colombia. Stiamo parlando del vulcano Puracé, che si trova da qualche parte in mezzo alle nuvole qua in fondo e è appunto tenuto sotto controllo nonostante la sua ultima eruzione sia stata nel 77. Un Paolo spiaggiato sulla collina. Angela prende in giro, mannaggia, ma ieri noi siamo passati proprio da lì, proprio in mezzo al Parco Nazionale di Puracé. Pioveva abbastanza, devo dire, quindi non si è visto particolarmente il vulcano, ma siamo passati proprio sotto. Ma d'altronde Angela dormiva, adesso prende in giro me, ma cioè, lei totalmente andata ieri, non c'era. Va bene, dai ragazzi, la perdoniamo e Grazie, che gentile. E scendiamo dalla collina e andiamo verso il centro. Qua si può scendere addirittura proprio a picco e arrivare sulla strada principale. C'erano tutte le coppie che salivano, scendevano, mano nella mano, tu mi hai mollato lì in questa discesa. Anche sta facendo il time lapse, Eh sì, certo, una discesa con una pendenza, non so, del 30%. Esattamente come ieri, ore 2 è arrivato il diluvio, sono precipitate le temperature, infatti ci siamo coperti nettamente e poi quando ha smesso, ancora tutto bagnato in realtà, siamo usciti a prendere un caffettino, io soprattutto perché Angela è Sì, no, un po'... è passata già l'ora X per me del caffè, se lo bevo adesso non dormo più, quindi niente, però sono comparse tutte le signore che sono uscite con i loro banchetti, stanno vendendo un po' tutto, c'è anche il signore lì che fa il famoso raspao, sì, la granita colombiana. Che è pazzesco comunque con il non caldo che fa. Vabbè, comunque anche noi siamo usciti comunque a fare una bella spesa perché abbiamo preso cose importanti per stasera. Attenzione. Allora, cipolla, peperone, pomodori pelati. il pelato che ci serve per farci chiaramente una bella pasta nel posto in cui stiamo. C'è anche la cucina, quindi stasera anche bella cena italiana. Così. Detto questo ragazzi, sapete che la Colombia ormai ci siamo abituati a questa cosa perché si ripete un po' questa struttura, no?
c'è quello che si vede e quello che non si vede, per fortuna. Finché non lo vedi va tutto bene. Esattamente. Perché poi se lo vedi sono amari, sono Amarissimi, veramente esatto. E infatti, allora, abbiamo detto nel video precedente, no? Questa zona è un pochino più pericolosa, ma poi siamo andati anche a informarci su quelli che sono i dati, quello che succede veramente e quello che succede anche, ragazzi, recentemente, perché stiamo parlando di storie... Sì, diciamo che la situazione è calda in questa regione, siamo nella regione del Cauca e in questo momento è una delle regioni più sconsigliate perché ci sono stati di recente degli scontri tra dei gruppi armati che cercano di controllare la zona e la polizia, l'esercito, quindi c'è stato questo, diciamo, scontro che è sempre costante un po' in questa zona della Colombia in particolare. Ricordiamo che la Colombia viene da decenni e decenni di scontri violentissimi. Vorrei far notare che lì stanno passando i poliziotti, cioè è sì. pieno zeppo, Sì. Però uno si chiede, ma fondamentalmente ci sono c'è tanta polizia, ma sono fermi in un angolo, sembra che diciamo, siano lì... deterrente, più un Ecco, deterrente, sì. diciamo, far vedere la loro presenza che più un'azione concreta che fanno. Allora, dobbiamo capire anche questa cosa, ci sono stati decenni e decenni di scontri armati e nel 2016 si è fermata una pace tra il governo e le FARC, che era questo movimento, questa guerriglia armata. Hanno cercato di disarmarli e di farli diventare un partito legale, solo che ci sono staccati alcuni che si chiamano i dissidenti delle FARC che sono ancora operativi oggi, operano anche in questo territorio, non solo loro ma anche altri gruppi armati per il controllo del territorio, appunto lo spaccio di droga, il passaggio, proprio il transito della cocaina in questa zona e quindi può succedere che ci siano questi scontri e a volte purtroppo anche i civili rimangono coinvolti in questa cosa. Eccola là, e allora bisogna stare attenti, tanto sta passando un bolide e bisogna stare attenti. Allora, la zona centrale di Popayán è ritenuta tranquilla, infatti ci sono un sacco di poliziotti, ma basta uscire un minimo, un po' come era successo in altre città della Colombia, anche in altre zone della Colombia, e più o meno abbiamo un po' identificato le zone. Lì non c'è più la polizia, sparisce completamente e poi ti vedi un po' qualche losco figuro, però per ora qui tutto tranquillo. Il problema appunto non è tantissimo la città, No, dove esatto. comunque basta andare un attimo a leggere e trovi di tutto. Sì. Ecco, quindi forse certe volte è meglio chiudere Non gli occhi, sapere le cose. non sapere, ma soprattutto le campagne, i paesini e noi avevamo un'idea anche per domani e ancora adesso siamo un po' indecisi sul da farsi perché in questo paesino tra l'altro sono recentissime le cose. Sì, perché settembre, sono diciamo che successe il problema è che si è da riaccesa pochissimo. un po' qui la questione a settembre, ci sono stati vari episodi qui anche nella periferia di Cali, anche in un'altra città, Suarez se non sbaglio, che adesso è ritenuta proprio off limits quella zona. Quindi la situazione si evolve giorno dopo giorno, bisogna cercare di rimanere il più informati possibile su quello Viaggiare che succede, viaggiare soltanto di di giorno. giorno, che è quello che stiamo facendo noi, evitare di spostarsi da soli, quindi meglio preferire i mezzi pubblici che sono più sicuri in questo caso rispetto a spostarsi da soli sulle strade e appunto questo, stare più allerta possibile, allerta. diciamo, sì. C'è un profumino, ragazzi, lo chef qua, Allora, guarda qua. un sugo un po' originale, diciamo, con la cipolla e I peperoni. tutta roba leggerissima, Esatto, per cena perfetto. però si sta uscendo bene, dai. Guarda qua, vedi dai. la bellezza di avere lo chef privato. Insomma, Cucina tutto, io ero lì seduta e lui cucinava, che c'è un bel bravo. aspetto, Anche il profumo è buono, Noi ragazzi con questo piattone di pasta vi salutiamo. Dal dente, Direi di sì, c'è stato un piccolo errorino sulla cottura, ma va bene lo stesso. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella. Salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes.